Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Efrem e questo è Garage 19. Lancia Y modello 2003-2011, lavoro veramente veloce, andiamo a sostituire gli ammortizzatori posteriori. Iniziamo subito, ma prima come sempre like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Per rimuovere l'ammortizzatore è molto semplice. Nella parte superiore è ancorato da quel bullone lì, mentre nella parte inferiore c'è quest'altro bullone. Per eseguire l'operazione non c'è bisogno di rimuovere la ruota, perché tanto quel bullone lì si raggiunge facilmente, e bisogna fare tutto ciò con la sospensione, scusate il gioco di parole, sospesa, leggermente sospesa. Quindi o facciamo il tutto a ruote a terra, quindi l'auto per terra, senza l'utilizzo di alcun crick, nulla, oppure se siamo su un ponte, come in questo caso, con un sollevatore da fossa andiamo leggermente a sollevare la sospensione. Io per questioni di comodità e per farvi vedere meglio l'operazione vado a rimuovere anche la ruota, ma ripeto non è obbligatorio. Nel caso in cui voleste rimuovere la ruota ed eseguire l'operazione da terra avrete bisogno lì di un crick per forza e di un cavalletto, perché dapprima solleviamo l'auto con il crick e la poggiamo su un cavalletto, successivamente rimuoviamo la ruota e sempre con lo stesso crick andiamo a comprimere poco poco la molla dell'ammortizzatore, quindi a sollevare la sospensione e infine rimuovere l'ammortizzatore. Questa è una 18. Questa invece una 15. Ecco qua, questo è quello vecchio. Come potete vedere scende ma non risale, è completamente scarico, vedete? È fisso, bloccato giù. Ho già fatto un video al riguardo. Ad ogni modo, per riconoscere un ammortizzatore da sostituire bisogna fare questa prova a comprimerlo a mano. Se vediamo che comprimendolo, come in questo caso, non risale, quindi rimane compresso, vuol dire che è scarico, il gas all'interno non riesce a spingerlo nella sua posizione. O ancora, se è bloccato, inchiodato del tutto, quindi non riusciamo né a comprimerlo né a stenderlo, anche lì ovviamente è da sostituire perché è appunto inchiodato. O ancora, se comprimendolo ritorna nella sua posizione però troppo lentamente oppure troppo velocemente, paragonandolo a uno nuovo, vuol dire che anche lì sta per andarsene, è da sostituire. Ad ogni modo, questo è quello nuovo.
e vi faccio vedere come dovrebbe operare normalmente. Vedete, comprimendolo deve tornare. Un'altra cosa, se con uno vecchio non mettiamo troppa forza per comprimerlo, come in questo caso, cioè lo riusciamo a comprimere molto facilmente, anche lì è da sostituire. Ricordiamoci come sempre, prima di montare quello nuovo, di comprimerlo e ricomprimerlo un po' di volte. Ok, ora è pronto. Procediamo a montarlo sull'auto. Bene, anche questo video finisce qui come sempre. Like se ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Ti invito come sempre a leggere qui sotto la descrizione per trovare altre informazioni utili, così come ti ringrazio se effettuerai un acquisto di un qualsiasi prodotto presente su Amazon tramite un link di affiliazione che trovi qui sotto, perché verrà riconosciuta una piccolissima percentuale sull'acquisto e aiuterai perciò a far crescere il canale supportandolo. Ti ricordo infine che sono presente anche su Instagram e TikTok, passa a dare un'occhiata, trovi sempre qui sotto i link ai profili. Grazie e alla prossima!